Lo vedo con le mani sopra un tamburo, come se stesse creando il suono, l'ambiente di introduzione per questa sessione. Ti dà l'autorizzazione? Sì. È lui o ha un altro aspetto? No, ha lo stesso aspetto, è un po' sudato, un po' in tensione, no? Come un rullo di tamburi. Ma lui li sta suonando? Sì. Ok. Riesce, non so, magari con le dita a riprodurre il ritmo di questo suono? È proprio il classico suono di attesa, no? Tum, tu, tum, Ah. tu, tum, 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 tum. Mm. Ah, prima di vedere proprio il colpo di scena. Sì. Ok. Tu vedi lui, quindi anche la sua PS e la sua PE. Sì? In questo momento lui è come se fosse dietro il tendone di un teatro. E non vuole uscire in scena? Vedo che scosta leggermente il tendone e fa vedere solo la porzione centrale del viso. Ok. Chi c'è nella sala? Le sorelle sì, Ok. Più che le la madre è sorelle. anche in fondo. Ok, ma questo tu dici che è il cinema. Il cinema sì. Ok, questo, facciamo finta che questo sia un altro cinema, quello in cui invitiamo le persone, già le invitiamo, le sorelle, la madre, tutti quelli che lui ha detto. Ma il primo cinema, il primo teatro, quello là è un cinema, questo è un teatro. Quello in cui lui è dietro il tendone, è un teatro diverso. Lì, nel pubblico, chiamiamo tutte le sue vite. Mm. Quante ne arrivano? Tutte devono venire, eh? 1817. Ok, quali sono le 3-5 più in prima fila centrale? Proprio descrivimi i personaggi, come li vedi? Una badessa, una figura religiosa maschile, Cardinale? Prete? un po' meno, credo di un cardinale. Prete? Mm, sì, poi ci sono bambini, un'anziana, poi mi fa vedere un cadavere. Scene di povertà. Allegate all'anziana? O tutto insieme? No, dunque, dietro all'anziana ancora c'è della povertà, povertà diffusa, vedo un villaggio povero. Va bene. 1817 vite. Vibrazione di 8. 18 miliardi. Consapevolezza. 132%. Rapporto tra la PS e la PE.
44 PS. Cervello. 10. Ottimi valori. Nome della PS. Valentina. Nome della PS. Gertrude. Quando la PS Valentina di 8 è venuta qui per tutte le sue 1817 vite, si è data un nome al progetto di esperienza, di acquisizione di consapevolezza? Dice Pietas. Pietas. Ce lo vuole spiegare? Mi fa vedere diverse situazioni con diversi ambiti e sfumature, dove vive il sentimento di Pietas inteso proprio come compassione, come comprensione, anche un po' come empatia, immedesimazione nell'altro, a scapito di sé. Quindi cercare sempre di comprendere le ragioni dell'altro, mettendosi anche troppo da parte. Nello specifico in questa vita vedo che l'ha fatto sia verso la madre che verso l'ex fidanzata, ma anche in generale verso i non successi della vita. Con Le questo idee atteggiamento, rubate sì, al lavoro? sì, Non debitamente riconosciute anche a livello sì. economico. Anche con questo senso di pietas che comporta poi una sorta di sopportazione di queste slealtà, di questi dolori, di queste, vedo tante scorrettezze intorno a lui. E lui che in qualche modo le sopporta, le scusa. Giustifica. La pietas declinata anche in questo modo. Escluso 8, che è sul palco ed è dietro tendone, insomma, Sì. il sipario. Nella Viola. platea, al di là di quelli che erano in prima fila, c'è uno o più personaggi che fa eccezione rispetto a questo progetto Pietas, che è arrivato nel mondo e ha detto anche no. Vabbè, anche non esserci, Però le PS a volte sono noiose, a volte sono ribelli. Mi fa vedere tipo l'opposto della pietas, perché mi fa vedere una sorta di Conte Dracula Mhm, che non ha pietas per le sue vittime. mhm. È una vita antica o una vita recente? Antica secondo me. Quindi è quella che genera la pietas nelle successive? Sì, Come a spontaneo? È plausibile, sì, che sia stata proprio una vita nodale, dove poi c'era la necessità di comprendere invece cosa fosse la pietà. Quindi una serie di vite ad andare a insegnare la pietas non avuta in questa vita. Sì, C'è una forma di finto karma che viene messa nelle vite successive del Dracula. di reale apprendimento, come se quella vita avesse lasciato una forte impressione di assenza di pietà, di assenza di compassione per le persone. E poiché invece un attributo dell'anima è la comprensione dell'altro, comprendendo però sé,
ci sono stata una serie di vite indirizzate in questo modo, solo che sono andate un po' troppo nella direzione di comprensione dell'altro e di trascuratezza di sé. Ok. Entità eteriche della vita di Otto. E io l'ho vista quando lui parlava. E mentre lui parlava, tra l'altro, vedevo anche delle foto precise che secondo me si possono anche trovare in giro. Perché la prima entità che ho visto è un gatto nero. E la foto che mi è venuta, se posso fare il nome Ma di sì, un papa, sì, ma si può fare, certo. è Papa Ratzinger che accarezza questo gatto nero. Io penso che si possa trovare questa foto. Poi? L'altra è una tigre ed è Papa Francesco che la accarezza. E poi c'è un Quindi, fungo mhm. che appartiene al secondo universo. Se vuole prendere una forma differente, È tipo Lucifero, perché dispiegando le ali ha questa forma un po' di fungo, no? Da un certo punto di vista, come se il gambo del fungo fosse il tronco di Lucifero e la cappella del fungo fosse un po' le ali aperte. sì, c'è la foto del gatto nero. C'è una persona che lo tiene in braccio e Ratzinger con il gatto ha un fiocco giallo al collo e Ratzinger lo accarezza tutto contento. Ah, io l'avevo visto sopra il Papa stesso. Ah, ok, va bene. Sì, poi magari ce ne sono anche delle altre. Va bene. Altre? EDL? 3. Altre? No, direi di no. Mentali. C'è questo protagonismo di questa lettera T che mi vuole infilare da tutte le parti. Il Tau, che ci dicevi fuori registrazione. Chiama l'archetipo del Tau. T. Telepass. Rido solo io, vabbè. Allora, ok, effettivamente quando mi chiami l'archetipo del Tau mi arriva così subito San Francesco, però allo stesso tempo la lettera T per come è creata mi fa vedere le due vie, ok? Come se da una Bivio. strada, Mhm. scusami? Un bivio. Un bivio, bravo, esatto, dalla strada centrale si dipanano poi le due vie. E questa è proprio la lettera T. Quindi proprio sì, il senso è quello della dualità, il senso è quello della scelta, il senso è come quello sé e gli altri. Ma allo stesso tempo tutta la dualità, che può essere la realizzazione, il sacrificio, l'abbondanza e la scarsità. Ecco, tutti questi opposti che mi si riuniscono così nel Tao. Che poi alla fine questa lettera T ha assolutamente un'attinenza con l'altro Tao che noi conosciamo, che è un cerchio, poi diviso bianco-nero con i due pallini invertiti, dove c'è la porzione bianca c'è il pallino nero e viceversa, no? Mm, Perché è sempre il concetto del dualismo e notare come in un concetto che può essere la povertà, in verità c'è
il seme dell'abbondanza e viceversa. Ok? Proprio ad indicare che in verità la dualità non esiste. E poi questa, in fin dei conti, l'esperienza che lui sta cercando di comprendere, che è una cosa fittizia della mente, la dualità, e lui invece vuole essere in grado di superarla, la dualità. Mentali le abbiamo viste? No, Ci no. sono? Sì, secondo me sono 3, anche se sono molto collegate fra di loro. Ne vedo una, 3, che si chiama creatura. E me lo dà proprio come se fosse il verbo futuro di creare, in latino, no? Mhm. Tutto ciò che viene creato nel futuro. E mi fa vedere sia le sue creazioni artistiche, ma sia anche lui come neonato. Ok. Seconda? La seconda, livello 4, me la chiama volgarità. Come se lui mm, mm, eh, avesse preso un po' le distanze da alcune cose, persone, eh, non so come spiegarti, che reputa volgari, ma non nel senso di sboccate. Mm. Ah, fuori da sé, da tralasciare. Mm. Ok. Poi ce n'è E- una a livello 5 che me la chiama spazzatura. Lui che ha accumulato tante cose di cui non sa come liberarsi e che vorrebbe in qualche modo riuscire a buttare via, ma è come se non sapesse dove vanno buttate, come vanno smaltite. Interessante. Uno di quelli da cui si vuole da cui vuole prendere le distanze dell'entità 4, vulgarità, chi è? Il padre, nonostante sia deceduto, è come se ancora non riuscisse a aver distinto fra sé e lui, come se in qualche modo fosse ferito ancora dalle azioni di violenza a tutto tondo, perché era una violenza fisica ma anche molto una violenza psicologica che ha inflitto a lui e alle sorelle, ma è come se in qualche modo temesse che quella roba lì è anche dentro di sé, che fa parte di sé, Che lui diventasse un uomo violento, per esempio. che ci fosse una contaminazione, non so. Chiamiamolo il padre. Intanto apriamo il portale aureo, chiamiamo tutti i disincarnati parenti di Otto e non, che se vogliono vanno già. Il padre, non so, mi si presenta tipo con una mazza da baseball, che è come se fosse una specie di simbolo di una rabbia profonda, come volesse spaccare tutto. Mhm. Bianca la mazza da baseball, però no. Lo vedo proprio, non so come dirti, quasi con la bava alla bocca, da questa rabbia che ha, profonda. Qua mi viene la parola comunque ciclo dell'abuso. Io suppongo che il padre a sua volta abbia subito questo. Mhm. Mhm. Subito, è stato spettatore, tutte e due le cose.
8 fa sì con la testa. Ok. Diamogli una Vic. Allora, la lascia giù la mazza, però non la perde di vista. Allora, questa Vic un po' gli serve, ma magari non fino in fondo come vorremmo noi. Ok. È come se lui sentisse sempre di doversi difendere, capito? Perciò che tiene lì la mazza sott'occhio, perché casomai se ne ha bisogno la riprende in mano. Come se vivesse in un costante senso di paura che si deve difendere da qualcosa, no? E quindi aggredisce, no? Seconda Vic. La Vic è vibrazione, informazione e consapevolezza. Dovrebbe uscire, se la prende davvero, da tutte queste baggianate, Mm. da questa finzione, da questa recitazione. Allora, mi fa vedere che con la seconda Vic sgrana gli occhi e i suoi occhi, la prima immagine che catturano sono gli occhi della moglie. È come se lui si rendesse conto del gioco complice che ha creato con lei. La guarda negli occhi e si rende conto proprio di come ci fosse stato, mi fa vedere proprio un gancio solido fra loro due. Ehm, È mamma di 8, sì, che è un cinema. sì, la mamma di Otto è un po' si sta vergognando, un po' sta abbassando la testa, ehm, perché in questo sguardo che lei non riesce a sostenere del tutto, lei sa eh, di aver in qualche modo tenuto vivo il gioco del marito. Cioè, invece che mitigare la sua violenza, l'ha tenuta viva. Sì, la mamma era molto, c'è questa dicotomia tra la mamma molto dolce, accogliente e carina e il padre molto violento. Il fatto è però che le piccole marachelle dei bambini compiute di fronte alla mamma durante il giorno venivano riportate dalla mamma al Sì, papà la sera quando rincasava e papà si incazzava e li picchiava tutti. E questo non è successo una volta, succedeva sempre. è quello. E lei come se si sentisse in colpa di aver fatto proprio la spia. E sa che questo aver fatto la spia ogni volta innescava la violenza di lui. Ed era proprio un tacito accordo fra loro due. Ok? Io, il papà dice, avevo bisogno di esprimere la mia violenza e lei mi dava modo di farlo. Capisci? Mi dava l'aggancio per poterla esprimere Ok. C'è in un maniera molto patto tra i due, sottile. Sì, sì. si chiama. A me viene fuori il convento. Mi fa vedere, cioè me lo chiama così, però boh, forse magari non corrisponde all'idea che magari io ho del convento, perché mi fa vedere la figura di una badessa, mi fa vedere la figura di queste, non so come si chiamino, novizie che vanno all'interno del convento e mi fa vedere come alcune delle novizie facessero la spia a danno delle altre, un po' per ringraziarsi la badessa, un po' per evitare loro stesse delle punizioni.
come se questa fosse proprio una vita precedente. Va bene, il padre ha preso la vicca, vuole lasciare un messaggio al figlio, così lo salutiamo. Ero proprio fuori strada. Avevo proprio perso la mia strada. Di questo ti chiedo profondamente scusa. E mi fa vedere come nel momento in cui lui sta chiedendo scusa, è come se si creasse una sorta di pulizia all'interno di Otto, perché questa presa di consapevolezza da parte del padre è come se potesse ripulire Otto dalla sua paura inconscia e profonda di avere qualche residuo di questa violenza dentro di sé. Otto in questa maniera, con queste scuse del padre, si libera, vedo, da questo timore di avere qualche, non so come dire, qualche gene di violenza dentro di sé. Se ne libera. Sì, se ne libera. Aveva questi geni? Aveva questo dissidio forte dentro di sé tra subire la violenza e fare violenza e non comprendere in questa dualità da che parte stare. Ma con queste scuse del padre è come se si liberasse di questo primo dualismo, se ne sta liberando. Va bene, salutiamo il padre e chiudiamo il portale aureo. Dimmi quanti entrano lì questa volta. 212. Salutiamo. Ci va? Sì, sì, decisamente. E ha veramente un fortissimo senso di sollievo ulteriore rispetto a quella che già aveva avuto prendendo le 2 Vic. Ok. Salutiamo e chiudiamo il portale aureo. Vedo che proprio si è innescato un processo di perdono con tutte le sue generazioni passate, perché mi sembra che sia un ciclo dell'abuso proprio che viene da lontano. Lo chiudiamo, vediamo se esiste una fattura familiare. Ci sono delle stranezze in questa famiglia, c'è un sospetto appunto di fattura da parte di Otto per il non ingranare in termini economici, debiti e sfera sentimentale. Uffa. Ah. Qua veramente un po' un grande classico, perché è proprio il classico voto di povertà. Questo Tao che io ho visto me lo fa vedere proprio lui che appartiene a questo ordine dei francescani. Adesso capisco di più perché mi ha fatto vedere all'inizio Papa Francesco e mi fa vedere questo Tao. Perché lui è appartenuto a questo ordine dei francescani. Tra l'altro mi fa vedere che lui in questa vita era molto ricco di origini e aveva rinunciato a tutto, ovviamente poi i suoi beni erano andati ovviamente all'ordine francescano e lui aveva fatto questo voto di totale povertà e tuttora non se n'è liberato. Che numero è Però questa vita? allora, io ne ho viste 1817 in totale, Mhm. precedenti, parallele. A me già dice che è la 1801, Dici- 1801.
E mi fa vedere la povertà a vari livelli, oltre che quella più pratica, in cui non aveva beni di nessun genere, me lo fa vedere proprio in maniera classica, no? Con il saio a piedi nudi, mi fa vedere come fosse poi proprio una povertà in cui lui aveva rinunciato anche all'istruzione, a leggere, aveva rinunciato a qualunque tipo di rapporto umano e quindi era proprio entrato in una profonda solitudine. Me lo fa vedere appunto in connessione solo con gli animali. Aveva rinunciato alla maggior parte dei cibi. Mi fa vedere proprio un'alimentazione povera e molto monotona. Vedo tanto sempre il riso. Attualmente questo voto di povertà riguarda la sua vita o la famiglia? È una terra familiare o cosa? Allora, lui ha scelto questa famiglia attuale perché gli permetteva ancora di declinare questo voto di povertà. Quindi povertà, la prima cosa che mi dice è nell'educazione. Ha ricevuto poca educazione emotiva, sentimentale, ma proprio anche poca educazione, nel senso poche informazioni riguardo alla vita, di crescita, ecco, utili per la crescita. Povertà a livello sentimentale, emotivo, per cui i rapporti fra i familiari lui li percepisce appunto magari come freddi, come conflittuali, ma di fatto appunto c'è poco scambio, ok? C'è proprio povertà di dialogo, di scambio di sentimenti. Povertà anche in ambito economico e povertà mi fa vedere anche di durata, mi fa vedere le sue relazioni che più di tanto non riescono a durare. Quindi scarsità anche in questo, nella durata. Sommata al fatto di questo suo contratto animico di pietas, ok? Dove lui cerca sempre di comprendere l'altro, sacrificando molto se stesso, anche quando l'altro io vedo è smodatamente sleale o bugiardo nei suoi confronti. Va bene. Ci sono degli impianti? A me questa lettera T, che come abbiamo detto ricorda la dualità, il bivio, ritorna anche negli impianti. Mi fa vedere un impianto mentale che va dal naso, dal setto nasale, e poi le sopracciglia e sopra le sopracciglia a creare una lettera T. Poi di nuovo questa T la vedo creata da il pene e i genitali, la seconda T. La terza T mi è data, allora, mano sinistra, mano destra, gamba sinistra. Quindi tu tracci la linea fra una mano e una mano più la gamba e viene un'altra T. Vabbè, questi sono impianti. Sì, sì, Queste 3T. sì. 3. Chi Mm. le ha messe? Chi l'ha messa? Mi è venuto subito il felinoide, quello nero, il gatto nero. Con che scopo? Tenerlo sospeso in questa dualità, dove lui vede l'esistenza della dualità, ne soffre molto perché è imprigionato in questa dualità,
nella difficoltà di scelta e nella difficoltà di stemperare e di integrare la dualità, mantenendo quindi la separazione, non riuscendo a creare integrazione. Va bene. Causa esoterica di alopecia, guarita nei capelli, non guarita e simmetrica nella barba. Appartiene un po' a questo concetto qua di rinuncia e di pietas, che poi di fatto, se ci pensi, sono molto connesse fra di loro. Questa voto di povertà, che è rinuncia a tutto, si traduce anche fisicamente in perdita di qualcosa. Può essere perdita di soldi, può essere perdita di un legame affettivo e perdita di peli, perdita di capelli. Causa esoterica dei problemi di memoria. Allora, in questo suo forte vissuto di dualità, dove lui è come se fosse un po' manicheo, ok? Ha proprio difficoltà ad integrare le dualità, nel senso che ad un certo livello comprende, ok? Che c'è la possibilità di un'integrazione e la vorrebbe, però poi all'atto pratico non ci riesce ed è anche espresso in questa dualità degli emisferi cerebrali. Emisferi cerebrali che non riescono a comunicare fra di loro in maniera fluida, bilanciandosi nell'attività l'uno con l'altro. E uno di questi effetti collaterali di non bilanciamento è a scapito della memoria. Dei problemi alle ginocchia. Allora, l'impianto che io ho visto, che riguarda poi in generale tutta la gamba sinistra, incide sul ginocchio sinistro. E io dico che il ginocchio destro è come un effetto secondario. Cioè di compensazione. Sì, sì. Digestione. No, quello io lo vedo più legato a tutto questo insieme di vissuti, di vicende che non è riuscito a elaborare. È tutto ancora molto sospeso. Ad un certo livello lui vorrebbe aver risolto, perdonato e superato, ma è solo ad un certo livello. In profondità è ancora tutto lì, non digerito, non elaborato, non assimilato. Varicocele. L'impianto che ti ho detto a forma di T, ok? Quando è nato, hanno detto alla madre che il bambino era morto. Tra l'altro l'hanno anche rimproverata perché l'ostetrica l'ha anche rimproverata perché non aveva seguito alla lettera le sue indicazioni, eccetera. Poi, insomma, dopo 10 minuti il bambino ha iniziato a piangere. Causa esoterica. Qui si fondono, come spesso accade, i contratti, il suo e quello della madre. La madre era come se in un certo senso già anticipasse quello che avrebbe fatto nel corso della vita. Quindi il fatto che poi la madre ha sempre fatto un po' la spia al padre, ehm, metteva anche lei in una posizione di dualità, ok? E lo si vede già in questo momento qua.
Quindi da un lato gli dà la vita, però dall'altro no, sembra di no perché è morto. Quindi da un lato dovrebbe essere complimentata, no? Ha dato origine a una vita, ma no, viene rimproverata. Mhm. Non so se mi sto spiegando, di questo dualismo, di questo eh, continuo passare da un opposto all'altro creando sofferenza. Ok? Mhm. Ehm, Allora, questo cosa c'entra con 8? Perché il percorso della madre, e adesso è lì nel cinema, se lo sta guardando, poi se vorrà farà quello che vorrà fare, insomma. Ma 8 cosa c'entra con questo percorso di dualismo? hanno scelto entrambi di vivere in maniera molto netta la dualità. La madre, no, che da un lato manifestava dolcezza, ok, verso i figli, però poi di colpo questa dolcezza si ribaltava in ehm, mm, faccio la spia che diventa violenza poi, ok? Allo stesso modo, è difficilissimo da spiegare, la contrapposizione tra la vita e la morte, ok? Lui è nato, ma no, sembra morto. Come meglio riesco a renderti fin dall'inizio questa tua scelta della dualità netta? Mhm. La La vita e la vita, morte. la morte, sì. E poi lui l'ha sviluppata così. All'inizio gli è stata dichiarata in maniera estremamente chiara, vita e morte. Sono bravo, ma non mi pagano abbastanza. Ma sopporto. E Sopporto e fine. sono amorevole, però la mia storia finisce. E Esatto, niente. infatti vorrei proprio parlare di questa storia. La ex. Giorno e mese non gli dico se no magari è troppo identificativo, però lei e la madre hanno lo stesso giorno e mese di nascita. Una è nata nel 40, una è nata nell'80, che voglio dire, anche gli anni sono uno la metà dell'altro. Il doppio di 40 è 80. È molto singolare. Queste due donne sono, la ex e la madre, sono nel cinema, Sì. sono negate da vite precedenti una con l'altra. Allora, le vedo come sorelle, molto litigiose però, molto in disaccordo. Causa esoterica della fine di questa storia, che Otto ci riporta e che quindi evidentemente ha avuto una certa importanza per lui. Ma allora, dunque, vedo diverse difficoltà nella vita di questa donna, vedo anche un po' come di, mm, eh, non so come dirti, quasi bipolarità, no, di questa donna, un po' bipolare. Ehm, La ex. eh, mm, sì. Vedo tanta comprensione da parte di Otto nei confronti di questa donna e vedo proprio anche questa forte somiglianza tra questa ex e la madre di Otto, in questo essere ambiguo, bipolare, che sembra essere una cosa, poi però di fatto l'azione che ne scaturisce è come se rivelasse un altro tipo di personalità. Ok? Quindi l'involucro esterno sembra una cosa, però poi l'azione rivela un altro genere di persona. Vedo poi delle problematiche proprio specifiche nella vita di questa persona, non so se legate anche all'alimentazione, ma qualche tipo di dipendenza. Mm, Perché è finita? E la fiamma? no, no. Esiste Anche la se io fiamma di vedo Otto. tanto dispiacere in Otto per la Mhm, fine di questa storia. mhm. Ma esiste la fiamma?
di 8. Secondo me lui l'ha già incontrata. Lui l'ha già incontrata, mi fa vedere in una piazza. C'era tanta gente. In piazza Castello. In piazza Castello, a Torino. Io vedo che l'ha già incontrata. Sì, una sconosciuta, sì. Ma vedo che c'è stato uno sguardo e forse anche uno sfioramento. Però la vedo un po' più giovane di lui. Va bene. Causa esoterica del 17. 17, che 7 più 1 fa 8 e 8 è il nome che lui ha scelto, no? L'8 mi fa vedere che contiene queste due T al centro, no? 2T più 2O. Quindi 8 è già il numero dell'infinito e poi mi fa vedere le due O agli estremi che si sovrappongono, si mettono l'una sopra l'altra per creare, sì, esatto, si affiancano per creare appunto l'8 dell'infinito. E mi fa vedere appunto le T che rappresentano questo Tao, quindi mi rappresentano il bivio, la dualità, la scelta, dove la scelta poi diventa l'integrazione. È soltanto stata un invito da parte della PS a percorrere questa strada, a fare questo percorso, arrivare anche a una giornata come questa di oggi, per lui. È una vita che è così. È una vita perché l'abbiamo visto fin dall'inizio. Questa contrapposizione di nascita-morte subito, fin dall'inizio. Di solito noi abbiamo la nascita all'inizio, la morte alla fine. E lui invece le ha messe subito vicine, per far capire che questa esistenza sarebbe stata improntata così, con questo Tao, con questa dualità. Perché siamo qua oggi allora? Toglieremo tutte le interferenze, quindi questo progetto finirà. Da questo momento in poi, dalla fine di questa stagione in poi, 8 avrà carta bianca. Potrà, se vorrà, togliersi la sua fiamma, potrà, se vorrà, continuare questo lavoro, farne un altro, cambiare direzione. Si vorrà. Sì, mi fa vedere come passa dal bivio della T, andrà al gambo centrale. Quindi riuscirà a creare un'integrazione di elementi che prima teneva divisi, di una serie di questioni che creavano divisione nella sua vita. Ok? Tipo, lui desidera molto avere un'amata al suo fianco, ma ha sempre creato relazioni un po' complicate e poco durature, e invece questa volta riuscirà ad unire le due cose, ok? Quindi a realizzare questo suo desiderio. Anche se secondo me prima di incontrare la fiamma incontrerà un'altra persona. Comunque, la quale questa persona potrebbe poi diventare la sua fiamma, perché attualmente la fiamma è impegnata. Comunque, adesso al di là di questo, quindi riesce a riunire questi due aspetti, ma vedo che riesce anche a riunire i due aspetti arte-guadagno. In che modo? Togliamo tutto o lasciamo così com'è? No, togliamo assolutamente tutto. Bene, e allora andiamo a togliere tutto. Andiamo con lui se vuole. Al cluster, certo. Vuole? Sì, vuole. Quanto lo vuole? Fortissimamente. E mi ha portato come molto artistico questo cluster, mi fa vedere come una specie di alzata, quella di solito dove si poggia sopra la frutta. Che poi è una T l'alzata,
Ma è vero. È una colonna con tu poi la stai facendo anche con le mani, no? Mm. Cioè me l'hai fatta E come una T, perché un'alzata può anche essere solo una colonna, ma tu me l'hai fatta come una colonna che finisce con un capitello. è così. Mhm. Mm. Dimmi, dimmi, scusami. E sopra, al piano, è alzata, c'è come un grappolone d'uva, al contrario, quindi con la cima rivolta in alto, quindi che va a stringersi in alto. E sotto ci sono Mm. tutti gli acini che mano a mano poi vanno a diminuire, come una piramide, diciamo. E mi fa Mm. vedere che tutti questi acini rappresentano le vite. Ok. Questi sono questi contratti. Non ho capito, scusami. Non ti- Quanti sono questi contratti? Allora, ne Quanti vedo sono i contratti? meno, un po' meno rispetto alle sue vite adesso. Come se Ah, alcuni contratti li avesse poi replicati. Quindi ci sono sì, vite che hanno lo stesso identico contratto. non è tra virgolette, un bel segno questo, nel senso che se già uno si mette un contratto e poi non impara, come dire, la lezione all'interno di un'intera vita, ma la reitera, no? In qualche modo si sta facendo prendere per il naso dalle entità, no? Da se stesso, alla fine. Va bene, le buttiamo via tutte. Apriamo un portale definitivo. Poco importa. Pensa che ha scelto di aprire il portale lì proprio in quella piazza. E mi fa Dove hai vedere proprio. incontrato. Sì, ho incontrato la fiamma, sceglie di aprirlo lì il portale. In questi contratti esiste quella famosa fattura, se esisteva la fattura. Io non vedo questa fattura, cioè io Ok, vedo una vita comune in cui erano in questi conventi. non è detto Una che ci vita sia che era più. rimasta incompiuta e che quindi è stata, diciamo così, trascinata in questa attuale vita, ma non una vera Nel caso di fattura. Otto, tutto via. Tutto Nel via. caso dei suoi familiari, sta ai suoi familiari, che stanno assistendo in eterico nel cinema, ma che poi si devono attivare nel gioco, nel fisico. Io vedo che la sorella piccola è proprio sbalordita, cioè ha proprio realizzato una serie di contenuti, di verità. Mm? Mm. Cioè proprio non riesce a battere le palpebre, no? Ha gli occhi sbarrati molto lucidi, insomma, commossi. Quindi nel frattempo Otto ha proprio preso su una mano, l'ha alzata, l'ha inserita nel portale e ha chiuso il portale definitivo. Io vedo che per creare l'Ad Eternum, Mm? non so come si chiami, scusa, mi fa un accordo con la chitarra. Un giro di sol. Do, Mm, di non do. lo so. Benissimo, lo chiudiamo. Lo creiamo, questo Eternum. A forma, ha la chiave di violino, Di do. chiave di do. Mm. Ok, lo mettiamo nel cluster. Andiamo all'avatar. Dimmi come vedi il fantoccio. Allora, non lo so perché me lo fa vedere con il viso sprofondato di una torta di compleanno. È come se mi dicesse che c'è stata una data, di un compleanno, da lì è stato un po' tutto rovinoso, no, quindi mi fa vedere questo avatar così, spiaccicato, dentro questa torta di compleanno. Mm. E mi fa Guarda, vedere Otto animato dalla volontà di liberarsi anche di questi ricordi pesanti. È proprio per questo, che risolutamente, asporta tutto quanto, ogni mobile, anche della stanza, cioè l'intera stanza, risucchia proprio l'intera stanza, non lascia neanche le pareti.
Quanti anni Getta tutto nel aveva? portale definitivo. Ok. Allora, a me, allora, il primo che mi dà è 17, però mi dice qualcosa anche rispetto al doppio dei 17, 34. Questi due mi dà. Vabbè. Via l'avatar, anche qui una chiave di do. Mm-mm. Ha tanta voglia di amore, 8. Mm. Con queste nuove condizioni, il gatto nero, la tigre, il fungo del secondo universo, i 3 DL e le 3 entità mentali, 3, 4 e 5 ci sono ancora. No, assolutamente non c'è più nulla. Tutti gli impianti? Via anche loro. Ok. Il Tau, l'archetipo del Tau, diciamo, è ancora presente. Secondo me lo disegnerà. Lo disegnerà come atto liberatorio, catartico, finale. Materico me lo fa vedere, in arte materica. La musica sarà ancora presente nella sua vita. Sempre di più, La pittura, altrettanto. senso simbolico del dipinto che ci ha mostrato, che ha un soggetto, dei passi, no, di una persona inquadrati dall'alto, ma in cui io ho visto altro. Allora, intanto scusami, mi fa vedere che dipinge dei tessuti. Così, volevo dirtelo perché poi insistentemente lui mi fa vedere che dipinge i tessuti. Quindi, ok, Mhm, questa cosa la volevo mhm. dire. Ehm, lì mi dava proprio il senso della sua evoluzione, dei suoi passi compiuti nella vita, che lì erano dei passi però un po' inquietanti, un po' faticosi e non del tutto chiari. E questa non chiarezza ha dato a te modo di vedere un'altra immagine, proprio all'insegna di quella che avevamo visto prima, l'ambiguità, la dualità, l'incapacità di fondere gli aspetti della realtà, di integrarli, di trovare un tutt'uno, l'uno. E quindi sempre questa possibilità di vedere altro. Adesso mi fa vedere che invece le sue opere d'arte tenderanno proprio a dare un senso di unità, di unificazione, di ampio respiro. Eh, farà ancora dei quadri, tra virgolette, cupi, ed è giusto che lui li faccia, ma vedo parallelamente anche dei quadri estremamente luminosi, ed è come se si aprisse un'idea di unione, un'idea di connessione. Più tu guardi il quadro, più riesci a vedere delle connessioni fra gli elementi, e più vedi queste connessioni fra gli elementi, più si aprono i sensi, sia suoi di Otto, sia anche di chi usufruisce dell'opera d'arte. Benissimo. Messaggio finale di 8 a se stesso. La mia vita è un'opera d'arte. E sono io a crearla, esattamente come creo le mie opere d'arte. Non c'è fattura, non c'è legame. Ci sono io, creatore assoluto. Mi fa proprio vedere come lui dipinge la sua vita, così come dipinge i suoi quadri. Mi fa vedere come sarà la musica a portarlo dalla sua amata. Si incontreranno, secondo me, in un contesto in cui c'è musica. Cosa fa la madre nel cinema? La vedo così, che piange, e si tiene così.
in questo modo, i lati del naso. Cosa fa la Piange un po' sorella singhiozzi. grande? Io vedo che si è alzata in piedi e ha applaudito. La piccola. E sorride. Sorride fra le lacrime, ma comunque adesso lacrime di gioia. La ex. E io vedo che è andata. La fiamma ipotetica, la più in Ne vedo prima due. linea in questo, Mm, sono nel eh, cinema. sì, sì, entrambe. Quindi Però la due cosa grezze. bizzarra è che quella che potrebbe essere la fiamma più pronta adesso, in verità non lo è perché è impegnata. Quindi ce n'è una che come affinità è più grezza, però è più disponibile come insieme di circostanze. Mhm. Va bene. Nuova vibrazione, 118 miliardi, nuova consapevolezza, 207%. nuovo rapporto PSPE, 55 la PS. nuovo numero di vite, 1001. un po' come 8, no? 1001. Mm. Palindromo, Sì, sì, sì. 4 componenti, 4 lettere, 4 numeri. E cervello. 12. Perfetto, abbiamo finito. Disconnettiti da tutto.